Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Cooking Inside. Oggi facciamo una ricetta un po' particolare, sono in vena di pesce. Oggi facciamo una ricetta ispirata alla primavera. Andiamo sulla cucina classica francese, quindi una ricetta molto tecnica, molto gustosa, un po' più complicata delle altre, ma sì, dai, si può fare una volta ogni tanto. Facciamo una piccola insalatina di contorno, finocchi e pisellini freschi, una bella orata e, perché no, una bella salsa legata al burro, bella corposa, molto saporita. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per prima cosa ragazzi prendiamo il nostro bel pesce, questa orata, un'orata fresca. Questa è un'orata del Mediterraneo, viene dalla Grecia, ma come sapete il mare è lo stesso, quindi va più che bene, un'ottima orata, non costa neanche tanto. Quindi prima di tutto la evisceriamo, la puliamo bene dentro, facciamo un taglio sotto la pancia, tiriamo fuori tutte le interiora e le andiamo a levare completamente, non le mettiamo da parte, non ci serviranno per la ricetta. Poi, secondo passaggio, la squamiamo. È importante levare tutte le squame perché terremo i filetti con la pelle, quindi farà abbastanza schifo avere le squame in bocca. Ricordatevelo, è importante. Come facciamo? Passiamo il coltello, il dorso del coltello sulla pelle velocemente e lo facciamo scorrere per levare tutte le squame. Dopo, cosa ci servirà? Facciamo un'incisione all'altezza delle branchie, un'incisione sul dorso e facciamo scorrere la lama del coltello parallela alla spina dorsale del pesce, staccando il primo filetto e ripetendo il passaggio allo stesso modo dalla parte opposta del pesce. Ora, gli scarti, quindi la lisca e le teste fondamentalmente, hanno un po' di carne attaccata, quindi li teniamo da parte che serviranno a insaporire e caratterizzare la nostra salsa. Mi raccomando, non buttateli, se ci pensate avete pagato anche quello all'interno del peso generale del pesce. Andiamo a vedere come fare la salsa. Prendiamo la padella, la mettiamo sul fuoco, la padella deve essere rovente, mettiamo i nostri scarti di pesce direttamente in padella e gli facciamo prendere colore, senza grassi, senza nulla. Possiamo mettere volendo un filo di olio, ma non servirà perché la salsa è legata al burro, quindi rischiamo di inserire troppe grassi all'interno della nostra ricetta. Cos'altro mettiamo? Mettiamo i nostri scarti delle verdure, quindi le parature del nostro finocchio, mettiamo circa 2 carote e dopo che abbiamo fatto colorare per bene le nostre verdure e il nostro pesce, mettiamo del pomodoro e lo facciamo ridurre di molto fino a far caramellare anche quest'ultimo. È importante che facciate caramellare per bene tutti i vostri ingredienti all'interno della padella. Potete mettere del sale per velocizzare il processo, non troppo perché una salsa che viene ridotta tende ad avere un sapore molto intenso, quindi rischiate di avere una salsa salata alla fine. State attenti col sale. Ora, una volta che tutti gli ingredienti avranno preso un bel colore intenso, potete aggiungere dell'acqua. Mettete acqua fredda, portate a bollore, fuoco basso per almeno un'oretta. Ora passiamo alle nostre verdure. Questa ricetta è un po' tecnica, quindi per dare un bel aspetto alla nostra insalata di contorno andremo a tornire un po' le nostre verdure. Pulite bene il vostro finocchio, teniamo le barbe del finocchio per decorazione, i germogli all'interno li mettiamo da parte, li useremo per l'insalata, per dare un po' di volume. Le foglie più grandi le andiamo a tornire e tutti gli scarti ovviamente li possiamo mettere all'interno della salsa anche quando sta direttamente cuocendo, oppure li potete mettere da parte per un fondo, un brodo, non buttateli. I piselli, come andremo ad utilizzarli? Tagliate il baccello per il lungo. State attenti a ovviamente non intaccare i piselli all'interno, saranno molto carini da utilizzare per un'insalata. Questo è il fantastico momento in cui la telecamera ha deciso di abbandonarmi, si è spenta e non me ne sono accorto. Di conseguenza andiamo avanti con la ricetta come se nulla fosse. Quali sono i passaggi che non avete visto? Finire di tornire le verdure, metterle da parte e molto probabilmente filtrare la salsa. Quello che ci serve è una salsa appunto ben filtrata, dopodiché la riducete di circa 2/3 a fiamma alta e infine quando vedete che è abbastanza densa, è arrivata alla consistenza che voi volete, la legate con una bella noce di burro. Assaggiate, salate se dovete e la lasciate così. Adesso l'ultima cosa che rimane da fare è cuocere il nostro filetto per la ricetta.
Mi raccomando, asciugatelo per bene, non mettete in padella dei filetti bagnati, la pelle farà molta fatica a diventare croccante. Filetto assolutamente asciutto, lo salate leggermente da entrambe le parti e lo mettete a fuoco medio-basso dalla parte della pelle con una buona noce di burro per fargli prendere calore. La cottura sarà unilaterale, quindi cuoceremo il nostro filetto solo ed esclusivamente dalla parte della pelle. È importante che il fuoco non sia troppo alto, oppure il calore non passerà omogeneamente tutto il nostro pesce, lasciando alcune parti troppo cotte o troppo poco cotte. Fantastico! Il nostro filetto è cotto, non ci resta che impiattare. Bene ragazzi, se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, sostenete il canale, passaparola, fate girare il video, ditelo ai vostri amici e mi raccomando, commentate e iscrivetevi. Come sempre ci rivediamo qui su Cookinside per un prossimo episodio. Da Andrea, ciao!